Allora, se io dovessi trovare il titolo a questo episodio, dovrebbe essere probabilmente qualcosa del tipo: ho fatto un'app che fa schifo, ma non fa poi così schifo, però in realtà fa schifo. E vediamo se l'intelligenza artificiale riesce a capire questa cosa qui e a tradurre queste mie poche parole in un testo. Non succederà, ma siamo sempre pronti ad accogliere queste nuove novità con tanto piacere. Ma andiamo al succo della questione. Io sono Alex Raccuglia, pin! E questo è il mio show in cui racconto attraverso il mio flusso di coscienza digitale. Madonna, questo camion che cazzo ha combinato? Stava per uscire proprio, va bene, da Belluno, Aba Logistica e Trasporti. Ha fatto una manovra che voi non avete idea. Ci ha quasi ammazzato, ma veramente ammazzato nel senso di rendere bidimensionale un'automobile che stava passando. Dicevo, questo è il mio spettacolo. The Morning Run, se lo state guardando in video, Tecnopills se lo state guardando in audio, intanto che io vado da casa verso l'ufficio, raccontando la mia esperienza totale, globale e mondiale in qualità di produttore e regista di spot televisivi, nonché sviluppatore di applicazioni per chi fa il produttore e regista di spot televisivi e altre cose. Allora, ve ne ho già parlato in passato che volevo scrivere un'applicazione di lista della spesa. Ora, quello che voi potreste dire è: Alex, perché devi scrivere un'applicazione di lista della spesa che ce ne sono almeno 200.000? La cosa è semplice, perché la usiamo io e mia moglie e queste applicazioni sono super fighissime, fanno l'infinito, fanno di tutto e di più, but insomma, se vengono a costare 2-3 euro al mese, sono 6 euro al mese da spendere come coppia. 6 euro al mese sono 72 euro all'anno, 70 euro all'anno. Ora, in 70 euro all'anno, sapete cosa ci vengono fuori? Almeno 2 soci e mezzo. Che cazzo, vaffanculo. Allora mi sono detto, la scrivo io, che cazzo me ne frega? No, voi potreste dire, ma perché non fai come tutte le persone normali, che ti fai la lista su note e la condividi? Cosa che abbiamo fatto? C'è un piccolo problema: le note non sanno che stai facendo una lista della spesa, per cui hanno una checklist, eccetera, eccetera, eccetera. Tu scrivi latte, poi dici l'ho preso, e poi dopo cancelli, fai, se scrivi L non ti fa vedere latte, ti fa, non è comodo sta cosa qui, no? Per cui la lista della spesa su note non era granché. Allora mi sono detto, facciamoci una lista della spesa nostra. Non, se basta, l'importante è che si tenga nota di quelle cose che avevi già comprato, così che tu vuoi tapparci sopra e vederti le note e vederti le cose che... Aspetta, la rifaccio. Puoi tappare. Non si vede una sega, figa! Tappare sul nome che viene segnato come preso. Se tappi una cosa presa, te la rimette lì. Se fai la ricerca, eccetera, eccetera, te la fa vedere. E in più, ed è la cosa più importante, deve consentire l'ordinamento. Voi potreste dire: in che senso l'ordinamento? Allora, uno già potrebbe pensare di dividere l'applicazione in categorie. Avete presente latticini, latte, uova, formaggi, carne, articoli per la casa, articoli per l'igiene, articoli per il cane, articoli indeterminativi, insomma, tutte queste cose qua. Però non è lì, non è così che funziona. Perché o siete delle persone che fanno la spesa non consciamente, ma difficile. Se state guardando questa trasmissione, voi siete consci ed algoritmici. Perché? Perché fare la spesa può essere un piacere, ma spesso volentieri è una gran rottura di palle. Voi potreste dire: ma io la faccio online perché sono digitale. Io non ho voglia di farlo online, cioè, nel senso, perché te ne fanno pagare quel gni 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 gni. Io poi alla fine, per come è organizzata la mia vita, è difficile che non faccia la spesa almeno ogni 2 giorni, dove prendo le cose che mi servono la sera stessa e il latte fresco che cazzo mi serve continuamente, perché ho un ciotolo che è praticamente una pompa idrovora di latte. Allora, andiamo al noccio della questione. A cosa serve l'ordinamento? L'ordinamento serve perché, dato che faccio la spesa molto spessamente all'Esselunga di Settimo Milanese, se io metto le cose nell'ordine è già più facile trovarle, perché a un certo punto magari non vi è mai capitato di avere una lista della spesa e arrivate alla cassa, cioè un po' di cose non le prendete perché dite: no, stavolta non mi servono, stavolta di qui, stavolta di là. Arrivate alla cassa, arrivate alla fine e dite: oh cazzo, devo prendere le banane che stanno all'inizio. Perché voi sapete che nell'Esselunga mettono le banane all'inizio, cioè tutta la frutta e la verdura all'inizio, così siete congestionati. Perché? Perché la frutta e la verdura sono delle robe fresche, di conseguenza vanno a male e di conseguenza, cioè nel senso, devono essere smerciate quanto più possibile. Se ve le mettono proprio lì all'imbocco, in cui non potete fare a meno di passarci davanti, dite: oh cazzo, è vero, mi mancavano le zucchine, pigliamole. Oh cazzo, è vero, mi mancavano le banane, pigliamole. Oh cazzo, è vero, mi mancavano i cetrioli, pigliamoli. Insomma, tutte cose che servono per fare i dildi.
messa così è veramente brutta. Per cui l'ordinamento è importante, così vi mettete tutta la frutta e verdura all'inizio. E ho scritto questa applicazione a questo punto. Ci ho messo per fare la versione beta, alfa diciamo, che funzionasse su 2 device. Il mio telefono e il telefono di mia moglie ho impiegato 1 ora e mezza. La settimana scorsa ero arrivato a un momento di completo tostamento, cioè non ero andato in burnout, perché il burnout è un'altra cosa, però ero arrivato al punto in cui i miei neuroni hanno detto no, basta, 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 basta. Allora ho iniziato a scrivere questa applicazione. L'applicazione è semplice, è proprio a un livello di complessità zero. Ti consente di avere degli articoli, gli articoli che compri. Inizialmente volevo fare un prodotto e poi l'oggetto nel carrello che si riferisse al prodotto, ma perché aggiungere complessità? C'è il prodotto e basta, no? Poi ci sono le note, puoi specificare quanta roba comprarne, scrivere delle cose a caso, ma non le uso quasi mai, e basta. Essenzialmente questa roba qui. Il prodotto può essere comprato o non comprato. Via, ciao. E così l'ho fatto. Si sincronizza in automatico attraverso il GPDB, che mi sembra sempre il GPDR, però è il GPDB, cioè il General Purpose Database, online o in cloud, per cui c'è un polling una volta ogni 10 secondi che va a vedere se ci sono aggiornamenti. Funziona soltanto su 2 device, cioè non c'è la possibilità di mettere uno user e di dividere le cose, non c'è la possibilità di avere più spese, e funziona solo sul mio device e su quello di mia moglie. Punto, non me ne frega un cazzo, è esattamente quello che doveva essere. E va. Con tutte le idiosincrasie della gestione degli articoli cancellati. Cioè, perché se a un certo punto uno dice invece di scrivere latte, scrive late, non so per quale motivo, allora vuole cancellare, uno può comunque editarlo, però se vuole cancellarlo, lo cancella e deve essere cancellato da tutte le parti. E questa cosa qua si fa in un modo un po' meschino, praticamente segnando un articolo come esistente ma cancellato. In questo modo tutti i device che si leggono questo articolo cancellato cioè, lo leggono ma non lo tengono in considerazione, ok? Va bene così. Allora, l'applicazione c'era, funzionava, mi andava, e a un certo punto ho iniziato a lavorare sulla parte di interfaccia, perché nonostante tutto era più brutta di quello che potesse essere note, perché era veramente brutta. E ho iniziato a tweakare un pochettino adesso la possibilità di mettere un'icona. Ora, perché uno dovrebbe mettere un'icona a qualcosa? Perché mia moglie ha detto che io faccio delle app brutte a vedersi. Brutto a vedersi che va tradotto con sono complicate da usarsi perché c'è troppa roba. Però il brutto a vedersi mi va anche bene come feedback. Allora ho detto, volendo giocare con Image Playground, la cosa che Apple ha introdotto l'anno scorso nei suoi OS, ho deciso, po- possiamo mettere la possibilità di caricare un'immagine. Questa cosa qua è figa perché ho utilizzato il mio infrastruttura che si chiama ShareUp, che consente di avere dei oggetti condivisi e nella fattispecie delle immagini, così che l'immagine viene caricata, salvata a una risoluzione un po' più bassa e condivisa con l'universo mondo. Ora c'è traffico, ma perché c'è questo traffico? Cazzo che le scuole sono anche finite. Che cazzo succede a questa città, a questa provincia, a questa vita? Basta, basta, ma andatevene tutti in vacanza, figa. Sti lavori del cazzo che li fanno adesso. Vabbè, meglio adesso che sotto Natale. Volendo giocare con Image Playground ho fatto un po' di test e ho scoperto che Image Playground di Apple fa schifo. È basata su un modello di Stable Diffusion di tipo di 800 anni fa e è ben quantizzata, cioè quantizzata per cui occupa poco spazio, però veramente la risultante è qualitativamente ridicola. Credo che sia indietro di almeno 2 anni anche rispetto a Firefly di Adobe, per cui è veramente il minimo comune denominatore, però funziona. Uno può anche fare la fotografia al bucaneve e metterci dentro il bucaneve. Potrebbe essere interessante, per adesso non ci ho ancora lavorato, vedremo se e come gestirci questa cosa qua. Però ho fatto questa applicazione e a valle di tutto quanto ho tweakato in modo che potesse essere anche piacevole da vedere e funziona. Ora mi piacerebbe metterla quasi a gratuita sull'App Store in modo tale che poteste usarla, però il problema è che questa applicazione funziona solo con me e con mia moglie, nel senso se uno se la scaricasse praticamente farebbe la lista della spesa insieme a noi, per cui non farò delle aggiunte differenti, non farò delle cose che la renderanno più universale. Io comunque ho sbagliato strada, ma ho sbagliato strada di brutto, che palle. Vabbè, andiamo lo stesso. Questo entra qua dentro, ci stai? Sì.
praticamente un cancello con la stessa dimensione dell'automobile, in modo tale che ci poteva passare solo lui. Basta. E uno potrebbe dire, perché hai fatto sta puntata del cazzo dopo tante puntate molto interessanti? Perché non c'è un cazzo da dire. Ho appena finito di vedere, cioè, no, sto finendo di vedere la Platform State of the Union, che dice le cose che sta facendo Apple, che essenzialmente ha detto, vi diamo tutto quello che abbiamo promesso di darvi l'anno scorso. Messa così è molto divertente, però può anche avere un senso. In realtà hanno fatto una cosa molto figa, di cui voglio parlarvi, ma prima voglio testarla per vedere se sta roba funziona o è una bufala come tutte quelle dell'anno scorso. Detto questo, direi che vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi, per cui senza neanche una pubblicità, bello bello, dopo 11 minuti di assoluto nulla, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà. Se avete visto sta roba in video, mettete un commento, un like, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ecco perché hanno chiuso la strada, figli di Troia! Figli di grande Troia volante! Vaffanculo! Ma che cazzo? Ma che cazzo di roba è? Ma perché dovete chiudere la strada qui? Ma soprattutto perché tutti vanno a destra invece di andare a sinistra? Deviazione obbligatoria di qua. Vabbè, io vado di qua. Questo perché? Perché stanno costruendo. Cosa state facendo? Cosa cazzo state facendo? Figa volante pelosa. Oh, porco zio. Vabbè. Voglio prima provarlo per vedere che esista, che funzioni veramente. O forse stavo già dicendo le robe del... non mi ricordo cosa stavo dicendo. Allora, se avete ascoltato questa roba in audio, siete invitati ad andare sul gruppo Telegram, telegram.me/Technopilzriot, a dire ciao caro amico, ti scrivo. Così. Ah, ho allungato la strada inutilmente. No, figa, ma perché? Perché fate questi cazzo di lavori? Qual è il vostro problema? Ho capito qual è il problema. Ci hanno chiuso 2 strade, per cui quelli che vanno di lì per evitare il casino tornano di qui perché c'è il casino. No, 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 che roba brutta, che roba brutta, che roba brutta. Vabbè, se avete sentito sta roba in audio, c'è il commento di ChatGPT, bla 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 bla, le solite cose, eccetera, eccetera, eccetera. Dai, ci vediamo settimana prossima. Evitate anche voi di rompere le scatole, che già ce l'ho rotte io. Ciao!